Ciao, sono Luca Pappagallo ed oggi cucino per Cucaround e vado a fare il cheesecake alle fragole. Partiamo dalle fragole. Le taglio a pezzettini, anche irregolari, non vi preoccupate. Tanto va tutto frullato. Pentolino, accendo il fuoco e ci metto le fragole. Zucchero a velo. E ora qui si fa andare perché deve diventare quasi completamente cremoso, poi dopo andiamo a frullarlo. Non vanno cotte, non va fatta la marmellata, si deve semplicemente sciogliere un po'. Andiamo a fare la base, biscotti secchi, in questo caso biscotti secchi al cioccolato. Potete farlo anche a mano, io oggi non avevo tanta voglia e lo faccio con il tritatutto. Aggiungo il burro fuso e lo mischio bene. È un'operazione questa qui stupidina, però sono quelle operazioni stupidine che vanno fatte bene, cioè fate intridere per bene la polvere dei biscotti con il burro, controllate sempre le fragole. Allora, questo è uno stampino da 18, foderato sul fondo e sulle pareti c'è dell'acetato, ve lo faccio vedere, guardate, vedete? Un foglio d'acetato, in modo tale che non si possa attaccare alle pareti il cheesecake. Non avete l'acetato, potete mettere la carta a forno, magari viene un pochino meno preciso, ma il problema è tutto relativo. Allora, va messo tutto il biscotto e la base sul fondo. Con un minimo di pazienza va distribuito per bene su tutta la superficie della base. Fatto questo, o con un dorso di un cucchiaio o ancora meglio con un batticarne, andate a premere bene la base. In frigo per una mezz'oretta. Vedete, lo zucchero è completamente sciolto e ora va bene, ma sono ancora integre le fragole, quindi non perdono la loro freschezza. Spengo il fuoco e ora vado a frullare. Quello che c'è da fare ora è quello di andare a filtrare. Perché? Perché ci sono tutti i semini delle fragole. Non è una cosa indispensabile, non è che dovete farlo per forza, però se lo fate viene sicuramente più buono. Cosa da fare immediatamente, anzi dovevo averla fatta prima, però non è un problema perché comunque rimane caldo, è quello da mollare la gelatina. Foglie di gelatina e le coprite con l'acqua. Ok, quanto deve stare a mollo la gelatina? Ma veramente 3-4 minuti, 3 minuti, non è importante. La gelatina è pronta, va scolata dall'acqua. La metto nel composto di fragole che è ancora bello caldo. Mi raccomando, se questa operazione qui non la fate quasi immediatamente, scaldate per bene, perché altrimenti non si scioglie bene la gelatina. Bene, questo composto è pronto. Ora si va a fare la crema. Prima cosa da fare, si mette a mollo la gelatina. Formaggio spalmabile, un po' di mascarpone. Se non volete mettere il mascarpone, volete fare solamente formaggio spalmabile, tranquillamente, oppure al posto del mascarpone mettere della ricotta, tranquillamente, nessun problema. Poi ci aggiungo lo zucchero e un po' di panna acida, anche questa non obbligatoria, però dà quel qualcosa in più, che è poca, 2 cucchiai di panna acida. Ora scaldo un pochino di panna, un pochino della panna che è nelle dosi, perché mi serve per sciogliere la gelatina. Nel momento in cui vedete che sta praticamente bollendo, vedete sono proprio delle bollicine, non è che deve bollire enormemente, spengete e ci mettete dentro la gelatina, la strizzate bene e la fate sciogliere. Mi raccomando, è importante che sia completamente sciolta. Se non siete sicuri di averla sciolta perfettamente, passate al setaccio, non è una cosa così complicata. Aggiungo al composto. Ultima cosa da fare è aggiungere la panna. E ora semplicemente si va a montare. Ora vado ad aggiungere la panna al composto di formaggio. Se vi chiedete il perché della panna montata così, è semplicemente per alleggerire un po' il composto, per dargli un po' di aria, meno pesante. E ora si incorpora in modo delicato, per quanto posso essere delicato io.
Una volta che l'avete amalgamato bene, si va a mettere sulla base. La cosa importante in questo momento è semplicemente distribuirla in modo omogeneo. Ve lo ricordo ancora, mettete qualcosa intorno, se non è l'acetato come ho fatto io mettete anche semplicemente la carta forno, perché altrimenti dopo poi è una tragedia, perché, siccome ve lo dico perché l'ho fatto, aprite la tortiera e vi si spacca tutto, bruttissima come cosa. Frigo per, facciamolo raffreddare un pochino, compattare un po' e poi sopra ci mettiamo la gelatina. Ci siamo, eh? Lo sapete che ho notato? Ho notato che non l'ho livellato completamente, un po' è spostato. Potete anche in questa fase qui, casomai, se volete, cercare di spostarlo un pochino, però vedete già sta tirando. Secondo me non ne vale proprio la pena. Una cosa invece che vale la pena è usare nuovamente il setaccio per versare su la salsa di fragole, così almeno le bolle rimangono un po' qui. Ah, mi raccomando, deve essere tiepida ma praticamente fredda, non la mettete calda, Ci è voluto un pochino, nel senso che poi uno deve aspettare sempre i tempi, eccetera, eccetera, però è realmente facile. Ora lo mettiamo in frigo e ce lo dimentichiamo lì per 4-5 ore. È stata una notte dentro il frigo, ora si apre e si sforma facendo un minimo sempre di attenzione. Ho utilizzato tutte le cautele perché ho sempre paura. Poi non c'è mai problemi, però io un po' di timore ce l'ho sempre. E poi si va a levare il foglio di acetato. Questa volta non avevo messo un foglio, ma avevo messo praticamente l'acetato del mondo tutto intero. Già perfetta così. Se volete mettere tutta una serie di decorazioni, di fragole, di cose, fatele tranquillamente. Io vado per una cosa minimale e non lo faccio perché non ho voglia di farlo, ma proprio perché secondo me ci sta bene una semplice fragolina. E poi metto un po' di gelatina a spruzzo sopra per dare lucentezza. Semplice, perché è di una semplicità estrema, però mi credete che mi dà una grandissima, enorme soddisfazione. E ora si va anche a assaggiare, Non faccio un pezzettino piccolo, Non voglio fare l'ingordo. No, è bellino, mi piace il contrasto del il bianco, la cioccolata, la fragola sopra. Vuoi sapere com'è? Lo dico subito.